Ragazzi, bentornati su Pit Stop Italia, oppure benvenuti ai nuovi. Mi raccomando, se siete nuovi del canale, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace e commentate il video. Oggi vedremo le 10 migliori auto usate del 2023, parte 1 di 2. Con questo primo video vediamo tutte auto che sono sotto superbollo e sotto i 20.000 euro di spesa. Ovviamente anche nel secondo video saranno auto sotto i 20.000 euro e sotto il superbollo, ma cominciamo subito con la prima di 10. La classifica partirà con le auto con meno cavalli per andare via via sulle auto con maggiori cavalli. Alla posizione 10 troviamo subito la Toyota GT86 o Subaru BRZ. Ho scelto questa macchina perché ha 200 cavalli dichiarati, sappiamo poi tutti che in realtà sono meno cavalli, però è molto divertente perché abbiamo una trazione posteriore con gomme non tanto larghe fatte apposta per andare a driftare leggermente e imparare a sgommare in sicurezza. Il prezzo di questo gioiellino si aggira intorno ai 18-20 mila euro. Ovviamente ragazzi, quando dico fino a 20.000 euro, non significa che le auto arrivino solo a 20.000 euro. Probabilmente, se alziamo l'asticella del prezzo, troviamo delle altre vetture con meno chilometri. Ma il video che ho scelto di fare è con auto fino a un tetto massimo di 20.000 euro. Quindi qualcosa tra 18 e 20 la troviamo sicuramente. Alla posizione numero 9 ho messo invece la Peugeot RCZ, il THP da 200 cavalli. Un'auto a mio avviso davvero molto bella, molto riuscita nella linea, un pochino meno il motore è rognoso, quindi se decidete di comprare questa macchina informatevi bene sui problemi del motore e magari potete andare a lavorare lì dove è più carente. Il prezzo per questo veicolo si aggira dai 12 ai 15.000 euro. Alla posizione numero 8 troviamo invece la Honda Civic Type R FN2. Sinceramente a livello estetico non la trovo particolarmente bella, ma il motore ragazzi K20 2000 aspirato 200 cavalli VTEC con fasatura variabile, mamma mia. Se non avete mai provato una di quelle auto e ne avete la possibilità, assolutamente fatelo. Un'emozione indescrivibile. Per questo modello il prezzo si aggira dai 16 ai 19.000 euro circa, ma vi garantisco che il divertimento è assicurato. Alla posizione numero 7, un'auto a me molto cara perché parliamo della Kia Proceed GT, ovvero la mia macchina. La versione è la JD, è una hatchback 3 porte con 204 cavalli, un 1.600 turbo, in edizione limitata per l'Italia 70 esemplari con veramente tanti optional, sedili riscaldati, volante riscaldato, tetto apribile, tutto in colorazione bianco perla, retrocamera, navigatore, ma la cosa divertente è che la macchina è veramente bella, con turbina twin scroll, sempre pronta sia ai bassi che ai medi che agli alti. Il prezzo per questa macchina è molto interessante perché parte dai 12 fino ai 19.000 euro, una forbice parecchio larga, ma d'altronde in base ai chilometri in cui la troviamo il prezzo sarà molto diverso. Con la posizione numero 7 salutiamo la Opel Corsa OPC, già praticamente l'ultima versione, quindi il 207 cavalli, che trovo personalmente molto bella, interessante, come segmento B è una delle migliori hatchback e la troviamo dai 14 ai 17.000 euro. Se invece vogliamo risparmiare un pochettino, andare diciamo tra i 9 e i 13.000 euro, abbiamo la versione precedente della OPC che si aggira tra i 9 e i 13.000 euro e posso dirvelo sinceramente, la trovo molto bella, forse anche più bella di quella nuova. Alla quinta posizione non poteva che esserci una diretta concorrente, la Peugeot 208, ovviamente 208 cavalli. Auto anche questa molto particolare e di nicchia, non se ne vedono tante in giro, una bella cavalleria, segmento B bello attivo. Il prezzo per questo gioiellino si aggira dai 14 ai 19.000 euro. La quarta posizione viene invece ricoperta dalla Mercedes classe A250. Parliamo del motore da 211 cavalli, quindi una cavalleria molto interessante e anche qua, essendo un segmento C, abbiamo un'auto veramente molto completa, con tanti optional, grande, spaziosa, che può essere un ottimo compromesso tra piacere di guida e auto di tutti i giorni. Il prezzo per portarsi a casa una di queste Mercedes è sempre una forbice dai 17 ai 20.000 euro. Ricordo per l'ultima volta che quando dico a 20.000 euro significa perché è il tetto che ho scelto io. Probabilmente potrebbe esserci qualcosa anche al di sopra con meno chilometri. Ma entriamo adesso nella classifica delle top 3. Alla terza posizione Mini Cooper John Cooper World, il 211 cavalli. E abbiamo anche la versione coupé, quindi abbiamo doppia scelta. Se ci piace di più una versione particolare, la possiamo trovare addirittura anche a meno prezzo, quindi la forbice si aggira dai 14 ai 19.000 euro. Un'auto secondo me molto interessante, soprattutto a livello di piacevolezza di guida. Il secondo posto è un po' particolare, ragazzi. Ho scelto di mettere
una Mustang, ma fatico a dire che modello, che versione, che motore particolare, perché ce ne sono davvero poche in vendita con questa forbice di prezzo, ma diciamo che ci sono le versioni, per esempio il 4000 GT, quindi per intenderci l'annata del 2007-2008 con cavallerie tra i 205 e i 212 cavalli. Ne troviamo, come ho detto, molte poche, tra i 19 e i 20.000 euro, molto allineate. Adesso ragazzi è giunto il momento della prima in classifica, quella più attesa, quella più particolare per questo primo episodio. Parliamo della DS4. So che molti di voi staranno ridendo, mi staranno prendendo in giro, diranno che auto è. Beh, la DS ha fatto questa auto sportiva da 213 cavalli in versione restyling, mentre il modello precedente aveva solamente 200 cavalli e ovviamente costa anche in modo diverso. Il pre-restyling siamo intorno ai 15.000 euro, mentre per questa nostra DS3 siamo sui 19.000 euro con 213 cavalli. Ragazzi, vi ringrazio molto per essere arrivati fin qua, aver seguito questo video. Mi raccomando, aspettate l'uscita del prossimo video la prossima settimana, perché da lì andremo avanti con la cavalleria fino a raggiungere i 250 cavalli, sempre sotto i 20.000 euro. Vi ringrazio tantissimo per la visione del video, vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace, un commentino cortesemente per capire che cosa pensate di queste macchine, per magari scoprire le auto della prossima settimana. Ci vediamo il prossimo lunedì.